大家好。Vabbè, mi saluta anche Elisa. Scusate, non lo stavo guardando. Ciao, 大家好. Andremo oggi a mangiare, vi porteremo a mangiare in un altro ristorante cinese. Andremo dal ristorante Amole. Che io posso dire che spero che si chiami Amole. Amole? Sì, perché Amole, dai, troppo una presa per i fondelli. Dici? Sì, perché secondo me si chiama Amole perché tipo amore detto da una cinese che È parla quello, così. sì, infatti, secondo no, è me. terribile. No, è terribilissimo. Glielo chiediamo, perché avete chiamato questo ristorante Esatto. Amole? Andremo appunto in questo ristorante gestito da italiani, per quel che abbiamo compreso, ma poi andremo a indagare, e però i cuochi sono cinesi. Nello specifico la cucina di questo ristorante è del Sichuan, quindi completamente piccante. Io sono vegana, quindi ho già telefonato per sapere insomma se ci sono dei piatti che possono essere un attimino rivisitati, come ad esempio il mapo tofu, che adoro, però chiaramente ha la carne, e invece la signorina non è una grande fan del piccante e quindi qualche piatto mi hanno detto che lo possono un po' stravolgere e renderlo... Sì, la zucchina lessa. e lo possono stravolgere. Tra l'altro incontreremo anche una ragazza conosciuta qui sui social, e quindi insomma sarà l'occasione anche per conoscere una persona nuova. Di amicizia. Allora, Ecco. è molto carino il menù, anche se un po' confonde perché... Per cominciare, piatti dello chef. Allora è arrivato il primo, sono spaghetti vegetariani con delle mandorle, delle anacardi, delle arachidi e delle erbe e questi non sono piccanti, cioè la versione originale sarebbe piccante, però insomma li hanno fatti per noi non piccanti. E adesso aspettiamo gli altri piatti. Allora stanno arrivando altri piatti. L'insalata di loto, grazie. Allora, questa qui è un'insalata di loto, questo qui invece è il mapo tofu, però lo devono adesso rifare perché questo qui è con la carne e adesso aspetto quello vegetariano, e però noi chiaramente non l'abbiamo. Ho messo anche il riso, grazie. E questo ragazzi però è la fine del mondo, non mi ricordo il nome del piatto. Grazie, come si chiama questo piatto? Spaghetti del bilanciere. Ah, spaghetti del bilanciere. Dan dan mien. Ah, dan dan mien. Ok, questi sono gli spaghetti del bilanciere però senza carne. Sono, ragazzi, se venite qui, questi sono veramente la fine del mondo, ma proprio buoni buoni buoni, vero Eli? Molto molto buoni. E qua che Giulia si prepara il suo piatto. Ragazzi, le melanzane, le mie adorate melanzane, che io sono tipo una fan sfegatata delle melanzane, e cotte con le salse. Queste qui non dovrebbero essere troppo piccanti, da mangiare comunque rigorosamente accompagnate con il riso bianco al vapore. Qui hanno messo anche del sesamino nero. Vi dico che sono innamorata di questi bicchieri, cioè adesso se li trovo da qualche parte li compro, vi giuro, sono stupendi, bellissimi in legno. Allora, siamo appena usciti dal ristorante. Che vi nascondete? Allora, vi presentiamo anche Giulia, che è una ragazza che abbiamo conosciuto sì, di persona tramite sempre i social, che insomma, se usati bene, Beh, insomma, sono utili, sono veramente belli molto utili per queste cose qui, dai. Esatto. Allora, resoconto, come vi siete trovate? Allora, parto io. Vai. Allora, la location è sicuramente molto cupa, troppo, si sente questo odore di cucina forte, troppo stretto, non so, la location potrebbe migliorare, voto 5. sei verissima! Sì, secondo me, ragazzi, io mi sono sentita un po' buietto, per te? sì. No, io positivissima. Vedi come cambiano le... Poi io ci vivo. Ti è piaciuto, I dai. piatti Voto? sono buoni, devo dire, mi sembra di essere proprio in Cina. Beh, E, piatti molto buoni. per i piatti piccanti. No, io voto un 8 gli do. Ma no, il mio era solo sulla location. Ah, location? Solo sulla... il voto... Se litigano.
Ti piace anche a me? Sì. Sì, sa molto di Cina, sai quei ristorantini anche un po' a condizione familiare che trovi, giri l'angolo, trovi loro, sì. A me è piaciuto tantissimo la mise en place, quindi Sì, i vero. bicchieri di legno, Mm. quel tipo di piatto con quella stampa, le bacchette non usa e getta, ma quelle comunque che si lavano con il portabacchette con il tessutino asiatico. Mi è piaciuto tantissimo, quello molto. Però il cibo io ci do un bell'8 e mezzo. No, cibo si mangia bene. Per me benissimo. il migliore della zona. E insomma, ne abbiamo girati abbastanza. Ci Io torneremo. Allora, ho amato gli spaghetti quelli Sì, del bilanciere, sì, buonissimi. Ho assaggiato anche un pochino di tofu, mapo tofu, anche se poi quello con le verdure abbiamo chiesto di non portarlo perché veramente se no non ce la facevamo, quindi un pochino l'ho assaggiato ed era proprio senza carne ed era molto delicato, molto buono. Come erano i ravioli che erano tutti di carne, non li ho mangiati? Buoni, un po' secchini Ecco. forse, no? Infatti, Era un sui po', ravioli secchi, dai. Veramente io prendo L'interno questo. era buono, però era un po' secchino. L'interno era bello saporito, la pasta non Sì, è era, vero, un po' era un po' secca. troppo massiccia. Sì, sì. E poi risultava un po' dura. Infatti lì secondo me la meglio cosa è prendere i piatti piccanti. Cioè, Sì, i è vero, piatti forse della- hai ragione. della cucina del sì. Giusto, anche perché le melanzane che erano piccanti erano buonissime. Un piccante però ragazzi non dovete pensare quel qualcosa di che ti rovina il gusto, cioè è un piccante buono, non so come, è pepato, è aromatizzato, perché il pepe del Sichuan è una bacca, non è un vero e proprio pepe. Sì. E quindi ha un aroma molto diverso dal classico pepe che insomma siete abituati a conoscere, il pepe nero, il pepe bianco. E poi il prezzo, Dai, giusto. 20 euro a persona, abbiamo preso 2 birre, l'acqua, 2 birre, 2 acque. in più abbiamo anche la doggy bag. Abbiamo la doggy bag perché non siamo riusciti a mangiare tutto. Abbiamo preso le melanzane e 2 spaghetti, il tofu, il riso, la coppettina di riso e l'insalata di Loto. loto, delle radici di loto, quindi 6 piatti. No, Sì. dai, il prezzo è giusto. E tra l'altro assolutamente. avevo un dubbio del titolare che poi hanno risolto, è un mio ex compagno di università. Giulia che vuole Se- sotterrare, quindi la porto di là, vieni. Va bene ragazzi, io vi saluto tra l'altro su Instagram per concludere, mi avete detto quanto è bella la mia maglietta, è una collezione di Tezenis che adesso mi sa che non c'è più, ma l'ho trovata su Vinted, quindi se vi dovesse piacere la trovate su Vinted, l'ho pagata tipo 10 euro, spese incluse, con crimi. Io ragazzi vi saluto, salutiamo in cinese. Zaijian, bye bye. Ragazzi, il video ancora non è finito perché ci siamo ricordate che ci siamo dimenticate di dirvi una cosa, ci siamo ricordate che ci siamo dimenticate. Sì, il troppo cibo, ma siamo state benissimo a Bologna come sempre, veramente una città meravigliosa, se non ci siete mai stati, cioè dovete assolutamente venire a Bologna. Allora, praticamente si chiama Amole perché il proprietario, quando era venuto qui in Italia a studiare, appunto tra l'altro faceva l'Accademia di Belle Arti insieme a me, però un altro corso, chiamava, siccome non si ricordava i nomi in italiano, chiamava tutti quanti amore, 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 però lui non sapendo dire la R, li chiamava tutti quanti Amole. E quindi poi ha aperto questo ristorante, che nome gli metto? Hanno pensato di mettergli il nome Amole, e quindi questo è quanto. Bene ragazzi, adesso il video è veramente finito, noi torniamo alla maison, vi mandiamo un abbraccione e un bacione e a presto!